Ciao piccoli viaggiatori delle onde! Oggi ci immergeremo nell'oceano per disegnare una vera eroina del mare, la coraggiosa e determinata Vaiana di Oceania. Preparate carta, colori e il vostro spirito d'avventura. Sarà un viaggio fantastico tra le isole tropicali e le onde del Pacifico. Iniziamo a disegnare la testa di Vaiana, tracciando un ovale nella parte superiore del foglio. Aggiungiamo le orecchie, una a sinistra e una a destra. Così Vaiana potrà sentire il rumore dell'oceano. Ora tracciamo il lungo e bellissimo collo e le spalle. Così Vaiana potrà tenere la testa alta, perché è una vera eroina. E ora disegniamo il contorno dei suoi lunghi capelli che sventolano al vento. Passiamo al corpo. Disegniamo la bellissima maglietta di Vaiana, stilosa e comoda per le sue avventure. Ora disegniamo il suo fedele remo, che tiene sulle spalle. Il remo di Vaiana non è solo uno strumento per navigare, ma un simbolo della sua forza e determinazione. Le permette di governare la barca, superare tempeste e affrontare i pericoli lungo il cammino. È come la sua spada magica, che la aiuta a superare le difficoltà e raggiungere i suoi obiettivi. E adesso le braccia. Immaginate come le usa per navigare la sua barca tra le onde, pronta a conquistare l'oceano. Disegniamo le dita per la mano sinistra. E ora il braccio destro. Le dita e le unghie. Aggiungiamo anche l'amuleto al collo di Vaiana. Questa pietra magica è la chiave del suo destino e la sua principale alleata nella lotta contro i misteri del mare. Senza di essa non può andare da nessuna parte. E adesso disegniamo la sua bella gonna. Iniziamo a disegnare il viso di Vaiana, con i suoi occhi grandi e bellissimi. Disegniamo una grande linea curva sopra e una più piccola sotto. Aggiungiamo la pupilla e naturalmente le lunghe ciglia. Adesso disegniamo l'altro occhio. Disegniamo le sue eleganti sopracciglia. Ora il suo piccolo naso e il sorriso incantevole che conquista i cuori e gli oceani. Ora disegniamo una grande spirale sullo sfondo. Non è solo un motivo, ma un antico simbolo polinesiano che rappresenta il cammino della vita. Ogni giro è una nuova fase e per Vaiana simboleggia sia i suoi viaggi che il suo percorso di crescita personale.
Ora che il nostro schizzo è pronto, tracciamo i contorni con una penna nera per rendere il disegno più vivido e nitido. Coloriamo le sopracciglia di nero. Poi ricalchiamo con cura gli occhi. Coloriamo le pupille di nero, così lo sguardo di Vaiana brillerà. E aggiungiamo le ciglia. E adesso i suoi capelli. Sono davvero il vanto di Vaiana. Disegniamo ogni singola ciocca ondulata. C'è tanto lavoro da fare, ma come si dice, ai veri artisti i pennelli non si stancano, e nemmeno le mani. Ma avete mai sentito la storia di Vaiana? La coraggiosa ragazza che ha sfidato l'oceano per salvare il suo popolo. Se non la conoscete ancora bene, preparatevi, ve la racconto subito. C'era una volta, su un'isola meravigliosa chiamata Motunui, una bambina speciale di nome Vaiana. Era una piccola esploratrice con il cuore grande come l'oceano e la curiosità di un viaggiatore davanti a un sentiero sconosciuto. Ma c'era un problema. Il suo papà, che era il capo dell'isola, aveva una regola ferrea. Niente mare oltre la barriera corallina, diceva sempre. Secondo lui, l'oceano era troppo pericoloso. Ma Vaiana sentiva qualcosa di diverso. Il mare sembrava chiamarla, come un amico che ti invita a giocare. Un giorno, quando era ancora piccola, successe qualcosa di magico. Il mare, come per magia, si aprì davanti a lei e le regalò una pietra luminosa, il cuore di Te Fiti. All'epoca Vaiana non capiva quanto fosse speciale quel dono, ma presto lo avrebbe scoperto. Gli anni passarono e l'isola cominciò ad avere problemi. I pesci sparivano, le piante si seccavano e tutto sembrava andare storto. Che succede? Si chiedevano tutti. La risposta arrivò dalla persona più saggia e un po' matta del villaggio, la nonna di Vaiana. Lei adorava raccontare storie e le disse: «C'è una leggenda su Te Fiti, l'isola che ha creato la vita. Un giorno il semidio Maui, un tipo forte e un po' pasticcione, ha rubato il suo cuore e senza di esso tutto sta morendo». Poi la nonna tirò fuori il cuore di Te Fiti e disse a Vaiana: «Questo l'hai ricevuto tu dal mare. Sai cosa significa? Che solo tu puoi salvare il mondo». Vaiana era spaventata, ma anche emozionata. Decise che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare. Così preparò una barca, salutò il villaggio e partì verso l'ignoto, con il mare come unico compagno. Wow, che momento emozionante! Vaiana è partita per l'avventura e noi siamo pronti a dare vita al nostro disegno con i colori. Prendiamo i pennarelli e iniziamo a colorare insieme. Ma mentre aggiungiamo un po' di magia al nostro capolavoro, sapete chi ha incontrato durante il suo viaggio? Maui, il famoso semidio. Era grande, muscoloso e aveva un ego più grosso di una montagna. Lui non voleva aiutare Vaiana. «Non mi serve una bambina», disse. Ma Vaiana, testarda come una capretta, lo convinse a unirsi alla missione.
Insieme affrontarono un sacco di avventure, combatterono contro i Kakamora, piccoli pirati fatti di cocco. Sì, hai capito bene, cocco. E affrontarono Tamatoa, un granchio gigante e super vanitoso che collezionava tesori. Maui durante queste avventure riuscì a recuperare il suo amo magico che gli permetteva di trasformarsi in diversi animali. E Vaiana scoprì di avere più coraggio di quanto avesse mai immaginato. Pian piano i due diventarono amici e impararono a fidarsi l'uno dell'altra. Quando finalmente raggiunsero l'isola di Te Fiti, però trovarono un mostro di lava spaventoso, Te-Ka. Sembrava impossibile sconfiggerlo. Maui provò a combattere, ma il suo amo si ruppe. Siamo spacciati, disse. Ma Vaiana non si arrese. Guardò il cuore e capì una cosa importantissima. Te-Ka era in realtà Te Fiti. Il cuore rubato l'aveva trasformata in quel mostro furioso. Vaiana trovò tutto il suo coraggio, si avvicinò e iniziò a cantare una dolce canzone. «Io so chi sei», disse con voce calma. Te-Ka si fermò e Vaiana le restituì il cuore. In un istante il mostro scomparve e Te Fiti tornò a essere un'isola bellissima, piena di vita e colori. Maui chiese scusa per il suo errore e ricevette un nuovo tatuaggio che raccontava la loro incredibile avventura. Vaiana tornò a Motunui, accolta come un'eroina. Insegnò al suo popolo a ritrovare il legame con il mare e a diventare di nuovo grandi navigatori. E così il villaggio tornò a esplorare il mondo oltre l'orizzonte, guidato dal coraggio e dal cuore della loro leader speciale. E vissero tutti felici e contenti, con il mare a fare da loro grande amico. Che bella storia, vero? Ma la nostra avventura con Vaiana non è finita. Adesso succederà una vera magia. Tada! La spirale dietro Vaiana è diventata azzurra. Guarda che bello! Ora è il momento di decorare i suoi vestiti con i motivi unici. Questi motivi non sono solo belle linee e forme geometriche, ma simboli che riflettono la cultura del suo popolo. Venivano utilizzati sui tessuti tradizionali dei popoli polinesiani antichi. Questi motivi simboleggiano cose importanti: viaggi, connessione con la natura e le sue forze. Ad esempio, alcuni di questi ricordano le onde, perché per il popolo di Vaiana il mare non è solo acqua, ma un intero mondo. Altri motivi possono sembrare impronte di uccelli, simbolo di viaggi e di esplorazione di nuovi orizzonti. Quindi, mentre coloriamo questi motivi, ricordiamoci, sono pieni di significato e raccontano quanto sia importante essere coraggiosi, seguire i propri sogni e ricordare da dove veniamo. Ecco fatto, il nostro disegno è finito. Ora Vaiana è pronta per le sue grandi avventure. Grazie per aver disegnato questa splendida Vaiana con me. È stato un vero piacere creare questo mondo magico pieno di avventure oceaniche. Non dimenticate di mettere un bel like, così Vaiana saprà che le sue avventure vi sono piaciute davvero. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi disegni. Ci vediamo presto, ciao ciao!